Ragazzi, oggi per la prima volta vado a vedere il balletto russo a Londra. E la cosa figa è che andrò nel dietro le quinte con un amico ex ballerino. Andiamo, campione? Sei pronto che ti voglio chiedere tutti i retroscena di questo mondo corrottissimo? Sono carichissimo. Ma mi racconti la tua esperienza? Perché io ti ho conosciuto nel mondo cripto. Che cacchio c'entra il ballerino? Ho iniziato a fare balletto, danza classica quando avevo 2 anni e mezzo, perché è di famiglia, e ho lavorato 11 anni in Russia, di cui 6 con il Siberian State Ballet, che è il teatro di cui oggi andiamo a vedere uno spettacolo qui a Londra. Tu mi dicevi che hai già fatto spettacoli qua. Sì, tra l'altro adesso c'è un programma molto light per via del Covid, ma noi ne facciamo 3 al giorno di spettacoli qui. Adesso c'è solo il serale. E mi spiegavi che qui in UK facevate una tournée di 3 mesi più o Di meno. 3 o 4 mesi in cui si ballano solitamente più spettacoli di quanti un ballerino che non fa tournée ne fa in tutta la carriera. Ma e quanti ne facevate a Londra? A Londra ne abbiamo fatti 12 a tournée. Questo qui è l'ingresso normale, ma noi andiamo nell'ingresso per i ballerini perché sono tutti i suoi amici. Почему ты первый? Я его первая увидела вообще-то. Purtroppo tutta la troupe è russa e veramente pochissimi di loro parlano inglese. Io ero comunque entusiasta perché non avevo mai visto dal vivo un dietro le quinte. Nice to meet you. Riccardo. Nice to meet you. Adesso si stanno riscaldando, non gli diamo fastidio e ci mettiamo a parlare dopo. Stai andando nei camerini? Добрый вечер. Buongiorno. Everything is kind of strange for me. Don't you have vodka here? No. No vodka here. Gli ho chiesto della vodka perché ho passato con alcuni di loro gli ultimi 2 giorni и voi non volete sapere cosa ho visto. Quanto è lunga la preparazione per lo spettacolo? Как долго надо к спектаклю готовиться? 5 минут. Около часа. Un'oretta più o meno. Un'oretta? Un'ora di preparazione. Ma e perché vengono qua alle 2? Vengono qua alle 2 e почему вы так рано приезжаете? Класс? Сначала классика. Che prima fanno la нет, lezione, классика, репетиция. la lezione di riscaldamento che va fatta tutti i giorni, poi fanno le prove, se c'è qualcosa che non torna, e poi si preparano il loro costume, trucco, eccetera. Per questo trucco quanto ci mettono? Questo trucco, сколько времени делать? Io lo facevo in 20 minuti, Ok. lui pure dice mezz'ora. Ah, quindi sono qua dalle 2 ma fanno tipo Sì, un'oretta. fanno un'ora di classica per riscaldarsi, ma poi non fa quasi nessuno ormai perché sono stanchi, fanno delle prove se c'è qualcosa che non va e poi mezz'oretta si truccano. Chiedigli se è stanco. Ci stavo? Сейчас устанем. Per ora no, tra poco sì. Vamos. Vamos. Chiedigli se dicono qualcosa prima di iniziare lo spettacolo. Ricordo che vieni più spettacolo, non piace. Типа типа настроя? Non dai. Но перед этим спектакль нужно говорить. Prima di questo spettacolo sì, però non ci dice cosa. Ah, ok, perfetto. Meglio non saperlo. Ora si stanno tutti riscaldando perché il gong è tra pochissimo, però non vorrei dargli fastidio e andare là in mezzo. Molto figo e ci sono tutti i costumi qua nel retroscena, veramente, veramente figo. È uno spettacolo con tantissimi cambi di costume, quindi fanno tutto qua dietro le quinte e stiamo un po' da parte. Morto? Ancora no. Ancora un attimo. Ah, tra l'altro sono tutti russi, a parte il primo ballerino che è italiano. Dai, Marcello. Quanto dura la pausa? 15 minuti. Caffettino? Caffettino. Uno spettacolo del genere quanto costa? Allora, questo è uno spettacolo particolare perché è pieno di scenografia, anche se adesso è un po' limitata, però diciamo che in generale gli spettacoli si aggirano tra i 3 ai 15.000 euro per uno spettacolo di questo tipo. Ma per pagare le persone?
È la spesa che ha lo spettacolo, il costo che ha lo spettacolo per il produttore che lo organizza. Ah, ok. Quindi se tu vuoi fare uno spettacolo così, organizzarlo tu, ti costa tra i 3 e i 15.000 euro da pagare alla troupe. Ah, ok. E poi la troupe si rigira i soldi. E poi chi organizza la tua troupe rigira i soldi per tutte le varie spese, per tutti i vari stipendi, tra virgolette. Quanto fanno al botteghino? In Inghilterra è quasi sempre tutto esaurito, quindi dipende dai teatri, però solitamente c'è sempre il tutto esaurito. Adesso seguiamo la seconda parte e vediamo se è tutto esaurito. Comunque ero andato nel sito, i biglietti costano dalle 15 sterline alle 55. Poi tu mi dicevi che è anche un prezzo relativamente basso. Sì, relativamente basso per questo teatro, questo è il prezzo, però ad Edimburgo per esempio partono dagli 80 e arrivano fino ai 150. Ma e quanto rigirano di quei 3-15.000 euro alle persone che fanno lo spettacolo? Cioè quanto guadagna un ballerino? Allora, questo è il tasto dolente della carriera del ballerino, perché comunque sia sono ballerini russi che hanno uno stipendio molto basso in patria, quindi in tournée vengono pagati molto meno del minimo salariale che può essere inglese, per esempio. Quindi c'è, diciamo, una grande, tra virgolette, cresta che l'organizzazione fa sul singolo stipendio. Vengono pagati anche a seconda della parte che fanno 10 sterline per uno spettacolo. 10 sterline per un intero spettacolo? Anche sì, tra i 10, poi magari i solisti ne prendono 100, la prima ballerina magari ne prende 120, però diciamo che tra i 10 e i 50 a spettacolo. Ma e tu mi hai detto che in patria un ballerino ha come stipendio circa 200 euro al mese? Ma sì, si va tra i 10 minuti al secondo atto. In Russia, diciamo, lo stipendio medio per il corpo di ballo è tra i 250 e i 500 euro al mese. Mentre in tournée? In tournée guadagnano molto di più, ma è proprio lì il gioco. Cioè promettono guadagni molto maggiori che stando a casa, ma in realtà rispetto a lavorare qui guadagnano un decimo di quello che si guadagnerebbe qui ballando. Ma è tipo, se devi fare un esempio, cioè quanto guadagnano in 3 mesi di tournée che stanno facendo adesso per tutta l'Inghilterra? A seconda dello stile di vita che hanno qui e di quanto spendono, solitamente riescono a portare a casa il corpo di ballo, che sono quelli pagati di meno, riescono a portare a casa 3.000 sterline forse a fine tournée per 4 mesi. Chi guadagna di più? Chi è che guadagna di più qui? Tra solisti, primi ballerini magari riescono a portarne anche 10-15 mila, però penso quello sia il tetto massimo, quindi c'è un grande giro dietro di soldi che in realtà si fermano al primo step della scaletta. Ma e fanno tantissimi spettacoli però? Fanno tantissimi spettacoli. Cioè in 3 mesi quanti spettacoli fanno? Ma si superano anche i 100-200 spettacoli a seconda. Adesso con il Covid c'è un orario un po' ridotto, ma io mi ricordo che facevo 3 spettacoli al giorno e in 4 mesi ho avuto 6 giorni di vacanza. Chi è che ci guadagna davvero facendo sti spettacoli? La parte che la organizza sia dal lato locale che lato organizzazione dalla parte russa, perché ovviamente nessuno sa mai quanto costa realmente uno spettacolo e loro, giocando sul fatto che gli stipendi in Russia sono molto bassi, possono offrire tanto rispetto alla Russia ma molto poco rispetto a qui, facendosi però pagare come se pagassero dei ballerini locali. Quindi sostanzialmente guadagna solo l'organizzazione in questo caso. Considerando che questo teatro fa 1670 spettatori totali, facendo una stima di 1000 a spettacolo con un biglietto medio di 30 sterline, sono un totale di 30.000 sterline al botteghino per spettacolo, circa 36.000 euro. Poi ovviamente ci sono tutte le dinamiche di gestione. Leo mi ha detto che alle volte gestiscono tutto loro affittando il teatro, mentre alle volte vendono semplicemente lo spettacolo. Poi tu mi dicevi del sistema punti per ruoli e per poi capire chi deve essere pagato per i ballerini, cioè come funziona sta roba? Diciamo c'è un pagamento giornaliero tra le 10 e le 20 sterline, se non sbaglio, ma non sono aggiornato. Sì, per vivere? Che è per vivere, sì, per i pasti. Cioè E quindi poi, tutti prendono 10-15 sterline al giorno. e poi c'è un sistema, magari anche 20, adesso non sono aggiornato sui prezzi di ora. E poi c'è un sistema a punti, in base alla parte che balli, più diciamo è tra virgolette difficile o rinomata la parte, più punti guadagni e poi una volta al mese, una volta ogni 2 mesi si tirano le somme e si viene pagati per quello che si è lavorato. Corretto questo sistema a punti alla fine o ha qualche problema? Diciamo Cioè che come ruoli? è molto soggettiva come cosa, anche perché solitamente chi scrive e decide i punti è chi ha più interesse poi a distribuirli in un certo modo, quindi no. Sì, è un molto comunque a conoscenza, sì. Come... Esatto. Ok, perfetto, quindi devi mettere buona parola su tutto. Esatto. Ci ho dato anche i codici per entrare e uscire dalla sala del teatro. Bello! Cavolo che bello! È bellissimo, adesso vi faccio vedere il teatro, è proprio figo, pensavo fosse una platea, ma non così. Adesso vediamo se c'è qualche posto libero che ci sediamo. Questi sono i teatri più antichi, più storici come struttura, quindi i posti dove siamo seduti noi ora sono quelli più economici, ma in passato erano quelli più costosi. La plebe era seduta in platea e praticamente i nobili si divertivano a sputargli sopra, a tirare le carte, a tirare la sporcizia.
La gente applaude e noi corriamo via. Ma in quanti sono tra troupe e musica? Penso questa volta circa 35-40 ballerini, 15-25 membri dell'orchestra e un'altra ventina di persone tra staff che monta e smonta il palco e costumisti e quant'altro, e truccatrici. Ti manca comunque ballare. Sì, Perché non torni? non mi piace tutto quello che c'è intorno a questo mondo, però la scena mi manca. Ma è tipo cos'è la roba che ti dà più fastidio? Che è un business un po' sporco per come è gestito e sinceramente non mi piace tutto, ma pure tra le persone che ballano c'è tutta la concorrenza che poi diventa pure malessere psicologico, non mi piace più, però mi manca. Adesso finito lo spettacolo vi spiegare cosa hanno fatto giusto, cosa hanno fatto sbagliato e cosa andrà poi migliorato. La parte del viaggio in pullman era la più figa durante le tournée, soprattutto quando facevamo, anziché dormire in albergo, facevamo la nottata viaggiando in pullman da una città all'altra e ovviamente bevevamo fino alle 6 di mattina e poi andavamo a fare spettacolo.